Ora, per prima cosa, mi lavo la faccia. L'unica cosa è che per sicurezza tolgo il microfono, perché non vorrei che si bagnasse e smettesse di funzionare. Provo a metterlo qui, spero che comunque voi mi sentiate. Questo è lavarsi la faccia. Hanno bussato alla porta. Hola? Sì, no, tranquillamente, grazie. Volevano già venire a fare il servizio di pulizia, ma gli ho detto di aspettare un'oretta. Sono abbastanza veloce a prepararmi, non sono una di quelle persone che ama truccarsi o che va dal parrucchiere a farsi i capelli. Mi faccio tutto da sola perché non ho la pazienza per tutte queste cose. Ora prendo il mio spazzolino da denti, il dentifricio e mi lavo i denti. Questo qui è un asciugamano. Non so se fare prima i capelli oppure truccarmi, ma penso che farò prima i capelli. Ho portato questa piastra per i capelli, in realtà è una piastra per fare i ricci, non farò i ricci, nel senso che come vedete i miei capelli sono già un po' mossi, non voglio fare il riccio riccio, però mi farò dei ricci e poi li pettinerò, così sarà un mosso un po' più morbido. Vado un po' sul linguaggio tecnico dei capelli, andrò anche sul linguaggio del trucco, quindi magari non interesserà a tutti. Ho appena collegato la piastra e adesso ho acceso la piastra. Ci metterà un paio di minuti a riscaldarsi. Nel registrare il video e nel prepararmi potrei metterci più tempo del dovuto. Sono le 11:13, quindi ho abbastanza tempo. Tra l'altro stavo notando che ho ancora un po' di rossetto di ieri sera, perché io uso spesso i rossetti a lunga tenuta e anche con lo struccante non vanno via del tutto. Quindi probabilmente per togliere tutto il rossetto dovrò usare dell'altro struccante. Questo qui è uno struccante. Makeup remover. Appoggerò di nuovo il microfono perché ora questa è abbastanza calda. Quindi quello che farò sarà pettinarli solo per renderli un po' più ordinati. Adesso la piastra è abbastanza calda, quindi inizio a fare qualche riccio. Come vi dicevo, io non sono brava in queste cose, quindi le faccio un po' improvvisate, diciamo. Questo qui è un riccio che ovviamente è molto riccio, quindi io quello che faccio poi è con le mani o con la spazzola renderlo un po' più morbido. Cioè, guardate le ciocche che prendo di capelli, le prendo malissimo. Sono sicura che se un parrucchiere dovesse vedere questo video rimarrebbe abbastanza sconvolto dal mio metodo molto improvvisato. Adesso pettino, vediamo come viene. Io direi che come capelli va bene così. Abbiamo già fatto abbastanza. Quindi adesso passo al trucco, al make-up. Innanzitutto uso un po' di crema idratante. Dovrei almeno ascoltare l'audio di questa registrazione. Aspettate, magari metto il microfono addosso adesso. Il microfono qui adesso, tra l'altro con la crema. Infatti, vedete, l'ho messo molto male. Questo è uno dei miei passaggi preferiti. Idratare la pelle. Questo è il pennello che uso per truccarmi. Prendo questo lato qui e faccio così. Spero che nessun make-up artist veda questo, perché è anche questo abbastanza improvvisato. Se c'è una cosa che non riesco proprio a sopportare è vedermi senza rossetto, perché ho le labbra un po' scure e non mi piace. La base fatta, non è cambiato assolutamente niente. Adesso prendo il correttore, questo è per le occhiaie, queste sono le occhiaie, non che faccia miracoli, però funziona abbastanza bene. Faccio questi puntini qui e anche qui uso un pennello, questo qui è un pennello per il correttore. Dovrei andarmi a vedere alla luce del sole o alla luce naturale, perché non c'è sole oggi, per capire se sto esagerando oppure no. Ora userò un po' di polvere fissante per fissare il correttore
e un po' in generale il fondotinta. La mia polvere fissante ha questo aspetto. È una polvere ma non sotto forma di polvere, non so come spiegarlo. It's a pressed powder in English. Non so quale sia il nome tecnico nel mondo del trucco e del make-up in italiano. La chiamo polvere fissante. Ok, il prossimo passaggio è l'ombretto. Questo qui è un ombretto liquido. Lo metterò sulla palpebra. La palpebra è la parte sopra gli occhi. Questo qui è il colore, non so se si vede. Ho più o meno messo l'ombretto e adesso metterò un po' di eyeliner. Non sono molto brava a mettere l'eyeliner, quindi devo concentrarmi tantissimo per fare una linea retta. Sto usando un cotton fioc per pulire un po' il trucco qua sopra. Ora ho preso il mascara, questo qui è un mascara, e lo metterò sulle mie ciglia. Queste eyelashes sono le ciglia, queste sono le sopracciglia. Mi sono dimenticata la matita, questa è una matita per gli occhi marrone che è un po' più naturale e ho solo quella nera che tra l'altro non uso mai, ma voglio mettere un po' di trucco dentro l'occhio, quindi userò un po' di matita nera ma leggera, l'applicherò abbastanza leggermente. Alcune volte può un po' appesantire lo sguardo, quindi sto cercando di metterla abbastanza leggermente, ma non sono abituata, non la metto quasi mai in realtà. Devo essere sincera, quello che sto per usare non so come si chiama in italiano, nel senso che io ho sempre sentito mia madre dire metto il fard, penso che sia il fard, ma io ho sempre detto metto il blush. Comunque, il blush, io adesso lo vado a mettere un po' qua sulle guance, sugli zigomi, teoricamente. Secondo me alcune persone diranno mamma mia quanti prodotti. È vero, di solito non uso tutti questi prodotti durante il mio trucco quotidiano, però per un matrimonio ci si prepara un po' di più. Adesso ho fatto 3 puntini e vado a sfumarli con il pennello. Adesso sono le 11:56, quindi già ci sto mettendo un po' di tempo a truccarmi. Adesso mi metto il gel per le sopracciglia per fissarle realmente, per metterle in ordine. È un gel trasparente. Poi finalmente la mia parte preferita che è il rossetto, così do un po' di vita al viso, non mi piace per niente vedermi senza rossetto. E poi mi vestirò finalmente per il matrimonio. Ho già messo un po' di matita per le labbra, infatti vedrete che le mie labbra sono un po' delineate e adesso metterò il rossetto, che in realtà è una tinta labbra, non è un rossetto, perché a me piacciono i prodotti che durano tanto, non ho voglia di riapplicarli tutto il tempo. Sono una persona che preferisce truccarsi una sola volta e non pensarci più durante tutto il giorno. Mi piacerebbe montare questo video domani in aereo, tornando a Malaga. Bisogna vedere, perché sicuramente avrò un pochino di mal di testa, quindi non so se riuscirò a montarlo sull'aereo di ritorno. Il rossetto messo, mi hanno detto che fra 15 minuti saranno qui, quindi devo muovermi, devo cambiarmi, preparare la borsa, tutte queste cose. Ora sto parlando ad una velocità avanzata. Adesso metto dello spray fissante per fissare il trucco, così mi dura tutto il giorno. Adesso devo prepararmi un po' più velocemente, nel senso che vi mostrerò il mio vestito. Questo qui, anche se non si capisce bene, è il mio vestito, un bel rosso acceso. Lo metto e ve lo faccio vedere. Eccoci qua, vi faccio vedere il vestito. Come vedete c'è la schiena scoperta. Adesso metterò i tacchi. Questi qui sono dei tacchi abbastanza bassi. In realtà mi piacerebbe usare dei tacchi più alti, ma devo comunque considerare che sarò lì almeno 12 ore, quindi il tacco alto non è il massimo della comodità. Volevo mostrarvi gli orecchini, che ho messo gli orecchini e degli anelli. Qui un altro anello. E adesso
prendo la borsa. Mi dispiace che questa parte sia un po' di fretta, ma non mi aspettavo che arrivassero così presto a prendermi, quindi ho dovuto velocizzare un po' quest'ultima parte. Adesso prendo anche lo scialle da mettere sopra le spalle e per coprire un po' la schiena. Adesso metto anche un po' di profumo. Tra l'altro mi dispiace per il disordine che avete visto in questo video, ma ovviamente siamo arrivati ieri da Malaga e abbiamo avuto diciamo, la pre-boda, il pre-matrimonio. Ovviamente questa mattina ci siamo preparati molto velocemente e non abbiamo potuto mettere in ordine la stanza. Infatti è molto disordinata. Qui il look completo. Comunque mi sto perdendo in chiacchiere, finisco qui il video. Io spero che vi sia piaciuto questo video un po' improvvisato, spero che abbiate imparato delle parole nuove. Vi ringrazio moltissimo per averlo visto e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!